Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine, tendenze energetiche e affettive per la seconda parte di febbraio 2023, 4, scusate, 2024. Abbiamo la sacerdotessa, ma che bello! Periodo dedicato all'intuizione, ragazzi. Quando c'è la carta della sacerdotessa si tratta sempre di vedere al di là delle cose, al di là della dualità, quindi è un po' come se vi invitassero a vedere oltre il velo, mi viene da dire, come se ci fossero delle cose nascoste, sento. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se per caso non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link per le previsioni del 2024 e il link alle tarot pratiche del 2024. Le tarot pratiche sono pomeriggi di esercitazioni su come leggere i tarocchi e ce n'è uno al mese fino a maggio, mi sembra. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Queste sono letture generali sugli affetti, quindi possono riguardare la famiglia, le relazioni di coppia, le amicizie, un qualche tipo di relazione tra genitori e figli. Io vi dirò qual è il movimento energetico più importante, andrò a farvi degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura alla vostra realtà. Ok, allora abbiamo la carta degli amanti, un 4 di bastoni, il re di pentacoli, un 5 di pentacoli, un 4 di spade, un 7 di bastoni, la carta della forza e poi qui abbiamo un asso di coppe e un 9 di bastoni. Che interessante. Allora, partiamo subito benissimo, direi, dalla carta degli amanti e poi abbiamo anche un 4 di bastoni. Devo dire che si parla di una situazione o una relazione in equilibrio. Essendoci la carta degli amanti, può far riferimento a una relazione di coppia, ragazzi, e devo dire che con questo 4 di bastoni mi sembra anche piuttosto stabile, piuttosto, come vi posso dire, serena, ecco, predestinata, se vogliamo, a durare nel lungo periodo. Va bene, andiamo a vedere carta per carta. Ok, allora abbiamo la regina di bastoni per la carta degli amanti, un fante di pentacoli e un 4 di spade. Allora, qui ci potrebbe essere una differenza di età tra le due persone, ci potrebbe essere una differenza di, diciamo, esperienza di vita, se vogliamo, però nonostante tutto, ragazzi, vedo che è una relazione che può portare alla guarigione. Andiamo a vedere questo 4 di bastoni. Abbiamo un cavaliere di spade e un 6 di coppe. Che interessante. Allora, questo 6 di coppe mi dice che c'è un ideale. È interessante perché? Perché questa mi parla di stabilità, questa mi parla di sogni e questa mi parla di qualcuno, ragazzi, che scappa. Qualcuno che non ha tanto bene in testa dove vuole andare. Potrebbe essere l'altra persona che tende un pochettino a tirare indietro. Cioè è come se ci fosse effettivamente una relazione in armonia, ma quando si parla di creare qualcosa di più stabile, è come se l'altra persona tirasse un pochettino indietro. Andiamo a vedere questo cavaliere, scusate, questo re di denari
È come se ci fosse bisogno di un certo tipo di sicurezza. 3 di coppe. E 5 di pentacoli. Ragazzi, ho la sensazione che qualcuno potrebbe già essere in una relazione. E ho anche la sensazione che questa relazione di cui vi sto parlando adesso, per qualcuno è solo e semplicemente un'amicizia profonda. C'è un 6 di coppe, quindi ho come l'idea che possa essere una relazione platonica. Però qui avete il 5 di pentacoli 2 volte, quindi è come se ci fosse una delusione, diciamo in agguato. Come la sensazione che qui qualcuno non voglia comunicare che è già in una relazione. Perché comunque qui abbiamo un re di coppe e qui abbiamo un 8 di bastoni, come se ci dovesse essere la comunicazione. Dipende se voi vi identificate con la regina di bastoni o con il fante di pentacoli. Però ho come la sensazione che sia la regina a essere già in una relazione. Andiamo a vedere il 4 di... perché ce l'avete 2 volte, il 4 di spade. Luna e 5 di coppe. Ragazzi, io qui ho come la sensazione che ci sia già un... ce l'ho. Nonostante tutte le idee che voi vi fate, nonostante le comunicazioni che possono o possono non esserci, la sacerdotessa è qua per dirvi: fidatevi del vostro intuito, perché voi sapete esattamente come andranno le cose, come potrebbero andare le cose. Ci sono delle paure che potrebbero ritornare a galla e vi confesso che non sono infondate. C'è questo 5 di coppe, come se ci fosse una sorta di sensazione comunque di vuoto. È come se apparentemente le cose sembrassero lineari, però poi in realtà nel fondo di voi stessi vi rendete conto che non siete completi, che c'è comunque questa delusione, questa carenza. E avete anche il 5 di coppe, quindi può essere sia una carenza a livello di mi piacerebbe frequentarci di più, ma non c'è il tempo, non c'è la possibilità, quindi una carenza di frequentazione proprio, oppure è una carenza a livello emotivo, come se qualcuno qua non si sentisse completo, diciamo così, all'interno di questa situazione o di questa relazione. Andiamo a vedere il 7 di bastoni, per piacere, grazie. Allora abbiamo un 3 di pentacoli e il mondo. È come se vi invitassero a creare, mi viene da dire, una vostra zona di comfort, una vostra zona sicura dove poter scappare. Magari siete voi qua che volete scappare, perché da un lato state bene con questa persona, c'è amicizia, c'è uno scambio, però è come se sapeste che le cose non possono andare oltre perché uno dei due è già impegnato. Andiamo a vedere la forza. Eh, 6 di pentacoli al contrario. Sono due carte che io sento molto collegate tra di loro. Il 6 di pentacoli e la carta della forza, quasi fossero uno nell'arcano minore dell'altro. Perché? Perché sono due carte che parlano di generosità, di apertura del cuore, però quando il 6 di pentacoli è al contrario parla di qualcuno che accetta le briciole. E qui, ragazzi, abbiamo un 9 di spade e un 7 di spade. Ho come la sensazione che piuttosto che perdere quel pochettino che vi dà questa persona, accettate di stare in questo vuoto, in questa situazione di carenza,
ed è un po' come se vi stesse raccontando delle bugie, ragazzi. C'è un 7 di spade, è una carta di avidità, quindi pur di avere, in questo caso sono le attenzioni, piuttosto che il dialogo, piuttosto che ehm, siete disposti a raccontarvi delle bugie, quindi a giustificare cose che magari normalmente non giustifichereste. Perché? Perché c'è ancora la paura che ritorni indietro qualche sofferenza che avete già vissuto. Quindi pur di non soffrire, accettate quel poco che vi viene dato. Però qui ragazzi con la carta della forza e poi ricordo che abbiamo anche un asso di coppe e un 9 di bastoni, è un po' come se vi dicessero prendete il coraggio a due mani di aprire il cuore a questa persona, ma allo stesso modo di creare le vostre barriere. Imparate a difendervi, ok? Quindi va bene godersi quello che la persona vi dà, però difendetevi dalle vostre bugie, difendetevi per la serie, siate onesti con voi stessi, non fate finta, perché cosa succede? La sacerdotessa parla di intuito, l'intuito arriva, ma quando non ci piace, la mente racconta bugie. Vi faccio un esempio, io intuisco che l'altra persona, non lo so, ha una terza relazione, cioè ha un'altra relazione, però siccome io non lo voglio accettare, la mia mente comincia a trovare scuse del tipo: ma no, sicuramente non ha una relazione con questa persona, si trovano bene a parlare, magari parla bene con questa persona perché ha bisogno di confrontarsi riguardo ai problemi che ha con me. Insomma, ci si racconta delle storie per non vedere quello che l'intuito dice. E invece qui, ragazzi, è molto 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 importante appunto che vi fidiate del vostro intuito. Tenete presente che avete la carta della luna, quindi nella quarta settimana di febbraio potrebbe essere molto attivo il lato dei sogni, quindi se normalmente fate sogni premonitori potrebbe essere un buon momento per farli. Il 4 di spade mi dice che avete bisogno di prendervi un periodo, quindi qui è come se doveste allontanarvi un attimino mi verrebbe da dire dal mondo materiale e cercare di capire quali sono le vostre paure, di che cosa avete paura, più che altro cosa avete paura di perdere, cosa avete paura di non avere, una cosa di questo genere potrebbe essere, cosa avete paura di perdere nei confronti di questa persona, perché da lì in avanti è un po' come, ok, ricreo, ritraccio i confini di questa relazione, di questa situazione. Il consiglio qui ragazzi è di appunto aprire il cuore, ma comunque di proteggervi. Non raccontatevi bugie perché tanto non serve, siate onesti con voi stessi. Se voi per esempio è da tanto tempo che siete soli e c'è questa persona che se anche è occupata, vi dà l'attenzione di cui voi avete bisogno, l'importante è essere consapevoli che è solo un momento, che non può nascere quella relazione che magari voi vorreste, quella relazione idilliaca che potrebbe sembrare all'inizio. ehm, Rendetevi conto che voi meritate di più, poi accettarlo o meno nella vostra vita sta bene, l'importante è essere consapevoli. Questo è quello sempre che dico io, no? Ognuno è libero per libero arbitrio di fare le scelte che ritiene più opportune per sé nella propria vita. L'importante è essere consapevoli che questa persona sì, vi dà tanto, cioè non è che la persona vi dà tanto, è che vi sento in armonia nella terza settimana di febbraio. Poi cambiano le dinamiche. Cambiano le dinamiche perché secondo me venite a sapere qualche cosa, tipo che c'è questa terza energia e quindi qui vi si rompono un po' i castelli, mi viene da dire. Però ho come la sensazione che siate voi a avere il coltello dalla parte del manico. Fatemelo sapere poi nei commenti che sono curiosa. Allora, andiamo a vedere diciamo un lato ombra su cui potreste lavorare. Queste le ho scritte io di carte. Allora, illusione, e la sento molto collegata alla luna, anche al 6 di coppe, perché è la proiezione dell'amore romantico che si ha durante l'infanzia, ok? Quello tutto rosa, quindi è un po' un amore illusorio. Parla anche di amore platonico, eh? Uh, odio, questo è forte. Questo è forte. Tenete presente che l'odio è un'emozione, diciamo, da basso astrale.
Se voi nutrite odio verso qualcuno, prima cosa gli state regalando la vostra energia, seconda cosa state mandando vibrazioni di super basso astrale e quindi voi vi sintonizzate su quella vibrazione, quindi fate attenzione perché è quello che attirate, ok? Cercate di trasformare questo odio. Poi abbiamo colpa, anche il sentimento, la sensazione di colpa è una vibrazione di basso astrale. Quando vi sentite in colpa per qualcosa, provate a cambiare la parola colpa con responsabilità. È una mia responsabilità questa cosa qua? Vi aiuta anche un po' a distanziarvi da quello che in realtà non è colpa vostra. E cattiveria, e la sento molto qua vicino all'odio. Perché ragazzi, quando si è feriti si tende a vendicarsi, come vi posso dire, qui fate attenzione con queste due carte perché può succedere. Se non è il vostro caso, ok? Cioè se non vi sentite in questi sentimenti, fate attenzione perché ho come la sensazione che, diciamo così, potreste sintonizzarvi nel prossimo periodo. Se nel momento in cui sentite la lettura non vi sentite vibrare con queste emozioni, potrebbe essere qualcosa che arriva tra la terza e la quarta settimana di febbraio, ok? Qui vi dicono semplicemente di aprire il cuore, ma di difendervi, di mettere le vostre barriere, di mettere i vostri limiti, la vostra asticella. Io arrivo fino qui, di qui in avanti per me non è più valido, non va più bene. Andiamo a vedere, ok, la fatina, trasmutazione, bellissima, bellissima carta. Allora, se ci fate caso, ci sono 7 fatine e ognuna ha un colore diverso, sono i colori dei 7 chakra. È un po' come se vi dicessero di prendere le energie basse, di trasmutarle fino ad elevarle alla corona, al chakra della corona, che è il chakra collegato alla spiritualità, all'universo, a Dio. Quindi è un po' come se vi dicessero di trasmutare, mi viene da dire, queste emozioni e di innalzare le vostre vibrazioni. Come lo fate? Con la sacerdotessa, guardando oltre, togliendovi le maschere del 7 di spade. Amici della Vergine, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo comunque sapere con un commento, con un like. Se avete piacere di supportare il canale potete condividere il video oppure iscrivervi, e se volete fare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email oppure abbonarvi al canale. Non mi ricordo se l'ho già detto prima, fino a fine febbraio c'è la lettura del karma in promozione e spero insomma che vi possa interessare. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!